Benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo questo bellissimo girocollo dal sapore un pochino antico se vogliamo, ma molto facile da realizzare e tra l'altro se vogliamo un progetto di riciclo perché come potete vedere i cristalli sono tutti di colori differenti e ovviamente abbinati tra di loro ho scelto la tonalità dei colori pastello ed è venuto fuori questo girocollo un po' particolare. Prima però di lasciarvi la descrizione del materiale occorrente e dal tutorial del girocollo vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e attivare la campanellina che vi avviserà per ogni novità che pubblicherò. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like, commentate e condividetelo. Per questo progetto ho usato prima di tutto un filato argento numero 6, praticamente quello sottile. Dopodiché nello stesso filato ho infilato prima cristallini da 4 mm, ne ho infilati circa 180, però alla fine vi dirò esattamente quanti ne ho utilizzati. E dopo cristalli da 6 mm ne ho infilati 44. I colori sono messi a casaccio praticamente dei cristalli che ho avanzato per altre lavorazioni e anche questo vi ho inserito qualcuno di azzurro, ma sono tutti diversi colori intonati ovviamente tra di loro. Dopodiché avremo bisogno ovviamente di un ago in filaperle, andrò a lavorarlo con un uncinetto 1,5. Avremo bisogno di una chiusura. Io sono andata a prendere questo cristallo azzurro che dovrebbe essere un 8 mm, un metro da sarta per misurare la collana, un ago da lana per nascondere le codine, però come dico sempre se siete abituati con l'uncinetto l'ago non vi serve, usate pure l'uncinetto, una forbice e la colla, una colla per bigiotteria. Sia la colla che il filato sono prodotti Temu, mentre i cristalli è un po' un riassunto di quello che avevo in giro, quindi c'è un po' di Temu, un po' di mercato, c'è un po' di tutto. Questa volta iniziamo il lavoro facendo direttamente l'asola. Quindi faccio il mio nodino iniziale e faccio 9-10 catenelle. Vado a chiuderlo con un punto bassissimo, le chiudo a cerchio. Dopodiché, essendo un filato sottile, le vado a ripassare con i punti bassi. Prima però provo se passa il mio cristallo, così almeno siamo sicuri. Sì, passa. Vado a riempire questo cerchietto che abbiamo ottenuto a punti bassi. Nel frattempo mi lavoro anche la codina, così non dovrò più fermarla in un secondo tempo. Quindi entro e vado a fare tanti punti bassi quanti ce ne stanno. Ok, in tutto ce ne ho fatti stare 13, vado a chiudere con un punto bassissimo sul primo punto utile. Dopodiché vado a fare le mie canoniche 3 catenelle, mi sono abituata a fare, voi fatene, ne volete fare 3, ne volete fare 5, ne volete fare 7, non fatene tantissime perché il lavoro tenderà a girarsi troppo. Fatte le mie 3 catenelle, inizio ad infilare i miei cristalli da 6 millimetri intervallati da una catenella. Quindi prendo un cristallo, lo inserisco con una catenella lungo l'asola e vado a bloccare. Faccio una catenella, prendo un secondo cristallo, prendo un altro cristallo, lo blocco e faccio una catenella di separazione. Di nuovo prendo un cristallo, lo blocco, faccio una catenella di separazione e vado avanti finché non ho inserito tutti i cristalli da 6 mm in questa maniera. Ho inserito l'ultimo cristallo, vado a fare 3 catenelle come all'inizio, 4 via. Allungo l'asola, vado a prendere il cristallo della chiusura e lo inserisco
Con l'uncinetto più piccolo ho preso il cristallo della chiusura, vado ad inserirlo, lo blocco e vado poi a congiungermi con le catenelle con i punti bassissimi. In questa maniera. Abbiamo inserito anche la chiusura. Arrivata in prossimità del mio cristallo da 6 mm, fatti i miei punti bassissimi, arrivata in prossimità del primo cristallo, faccio una catenella che sarà il mio primo punto basso, andrà in sostituzione di esso. Prendo 2 cristallini e li blocco con una catenella ciascuno. Metto il diritto delle catenelle verso di me, entro nella catenella vuota e faccio un punto basso. Avvicino altri 2 cristalli. Stiamo lavorando con i cristalli numero 4 adesso. E le blocco con una catenella ciascuno. Tengo il diritto delle catenelle verso di me, entro nella catenella vuota e faccio un punto basso. Prendo 2 cristalli, blocco il primo con una catenella, blocco il secondo con un'altra catenella, sempre tenendo il lavoro ben dritto verso di me, entro nella catenella vuota e faccio un punto basso. Vado a prendere altri 2 cristalli, blocco il primo con una catenella, blocco il secondo con una catenella, entro nella catenella vuota e faccio un punto basso e vado a lavorare tutta la riga in questa maniera. Ci vediamo quando sono arrivata vicino all'ultimo cristallo da 6 mm. Sono arrivata all'ultimo cristallo da 6 mm, vado a lavorare gli ultimi 2 cristallini da 4 e vado a chiudermi con un punto bassissimo nella prima catenella che trovo libera. Giro il lavoro, salgo con una catenella che andrà in sostituzione del mio primo punto basso, dopodiché devo fare un numero di catenelle che mi consente di arrivare al punto basso successivo. Credo che ne farò 4 o 5. Proviamo con 4. Entro nel punto basso, entro proprio nel punto e faccio un punto basso. 4 catenelle mi bastano, quindi vado avanti così. Voi in base all'uncinetto, al filato e alla vostra mano potreste aver bisogno anche di un numero diverso, potrebbero diventare 3, potrebbero diventare 5. Quindi faccio le mie 4 catenelle, vado proprio in mezzo al punto basso, alle 2 gambine del punto basso, entro e faccio il mio punto basso. Faccio le mie 4 catenelle, mi vado a individuare il mio punto basso che ho fatto nel giro sottostante, entro, ne eseguo un altro. Faccio le mie 4 catenelle, mi sposto nel punto basso successivo e faccio un punto basso e vado avanti a fare la riga in questa maniera. Ci vediamo quando sono arrivata a fine cristalli e vediamo come tornare indietro. Sono arrivata all'ultimo cristallo, vado a lavorare le mie ultime 4 catenelle, anzi in questo caso 5, perché andrò a fare un punto bassissimo sul primo punto libero.
Dopodiché giro il lavoro e torno indietro. Ripasso a punti bassi, quindi entro direttamente nell'archetto con un punto basso e ne faccio quanti ce ne stanno. 3, 4, 5. Poi ve la dovete vedere voi, gestirvela in base al filato, all'uncinetto e tutto quanto. Entro nel punto basso, faccio un punto bassissimo, entro nell'archetto successivo e vado a fare, nel mio caso sono 5 punti bassi. Qui ho il punto basso del giro precedente, entro e faccio un punto bassissimo. Dopodiché mi sposto direttamente nell'archetto successivo e vado a fare i miei 5 punti bassi. Mi sposto nell'archetto successivo e vado a lavorare punti bassi. Continuo così finché sono arrivata all'ultimo cristallino in fondo. Ci vediamo quando sono arrivata alla fine. Ho riempito l'ultimo archetto con i punti bassi, ora vado a chiudermi con un punto bassissimo nel primo punto che trovo libero, cammino con i punti bassissimi fino all'asola entro poi direttamente nell'asola, faccio un punto bassissimo, un nodino di sicurezza e vado a tagliare il filo. Vado a prendere l'ago da lana, questo lo posso tagliare perché l'ho portato lungo tutta l'asola, quindi lo taglio direttamente. Vado a fare una serie di punti asola come al solito, dopodiché faccio passare il filo attraverso i punti e metterò un puntino di colla. La nostra collana è finita, ci vediamo dopo. Ed ecco terminato il nostro girocollo, un lavoro tanto facile quanto veloce e tra l'altro è anche un lavoro di riciclo perché comunque i cristalli sia quelli da 6 mm che quelli da 4 non li ho inseriti in base al colore ma li ho inseriti a casaccio. Adesso vi do un po' di numeri. La collana misura in tutto 50 cm, quindi è un girocollo, ed ho usato 44 cristalli da 6 mm e 88 cristalli da 4 mm. Ed ecco la bottonata. E con oggi il video è finito. Spero tanto di avervi dato un'idea in più e se volete fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like e condividete. Inoltre vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto ed attivare la campanellina che vi avviserà per ogni novità che pubblicherò. Nel box informazioni, tra l'altro, vi lascio il link di tutti i miei social. Se volete, vi aspetto anche lì. Ciao a tutti e al prossimo video.